Salve mondo, io sono Luca e in questo episodio volevo parlare del concetto di buon senso. Volevo spiegare brevemente che cos'è il buon senso perché magari per chi studia l'italiano come lingua straniera potrebbe essere un concetto leggermente difficile da capire. Fondamentalmente il buon senso sono le cose che noi capiamo da soli. Quindi il buon senso è l'insieme delle cose a cui una persona arriva da sola, cioè senza bisogno di studiare, senza bisogno di leggere da qualche parte, senza bisogno di una persona che le spieghi queste cose. Per esempio, adesso faccio un esempio estremo, tutti sappiamo che se ci buttiamo da una finestra, dall'8º piano, cadiamo per terra e moriamo, giusto? Perché lo sappiamo, ce l'ha detto qualcuno? Probabilmente no. Lo abbiamo letto da qualche parte? Probabilmente no, è una cosa ovvia a cui siamo arrivati da soli. Questo chiaramente è un esempio estremo, comunque era per illustrare il punto, cioè il buon senso di solito viene contrapposto a delle conoscenze che una persona ha acquisito studiando, leggendo oppure ascoltando qualcun altro. Invece il buon senso sono le cose che non vanno neanche spiegate perché sono ovvie. Cioè, ecco, quindi spesso il buon senso viene contrapposto, come dicevo, alle conoscenze acquisite, per esempio studiando, frequentando l'università, e spesso sentirete in frasi del tipo: vabbè, ho capito, ma non serve una laurea per arrivarci, basta un po' di buon senso. Quindi basta un po' di buon senso significa che basta avere un minimo di ragione, perché queste cose uno ci arriva a capirle da sé e non ha bisogno di prendere una laurea in questo argomento, perché comunque sono cose evidenti. O magari se non sono evidenti basta fare un piccolo collegamento usando un minimo di ragione. Poi c'è anche l'espressione contro ogni buon senso. Che cosa significa? In modo assurdo. Cioè, per esempio, hanno deciso di fare X contro ogni buon senso. Cosa significa? In modo completamente assurdo e delirante, oppure semplicemente stupido. Spesso il buon senso riguarda quelle situazioni in cui non è o bianco o nero, ma serve un minimo di flessibilità, un minimo di ragione che ci aiuta a capire come comportarci. E quindi non è qualcosa che possiamo leggere da un libro, che possiamo imparare comunque studiando, la regola 1, la regola 2. E il caso tipico è la sfera sociale in cui certe cose le capiamo, ma non sapremo neanche spiegare perché si fa in un modo piuttosto che in un altro. Sappiamo che il buon senso ci suggerisce di comportarci in un determinato modo. Per esempio, vi sarà capitato nella vita che qualcuno vi dica vabbè, ma nessuno mi ha detto come si fa a fare questa cosa, oppure ma io come facevo a sapere che avrei dovuto fare così. Ecco, in questi casi di solito poi noi rispondiamo alla persona: ho capito che non te l'ha spiegato nessuno, ma sono cose che ci arrivi da solo a capirle, cioè ci basta veramente un po' di buon senso. Quindi, per spiegarla in modo leggermente diverso, potremmo dire che il buon senso sono tutte quelle conclusioni a cui giunge una persona ragionevole, senza che nessuno la istruisca in tal senso. E quindi verosimilmente tutti quanti giungono alle stesse conclusioni. Non c'è bisogno di spiegare niente, una persona ragionevole, dotata di ragione, capisce da sé quello che deve capire. In particolare poi il buon senso comprende quelle cose che, proprio perché una persona le dovrebbe capire da sé, sono difficili da spiegare, perché sono talmente ovvie che mettersi a spiegare queste cose risulta anche difficile, perché uno le cose o le capisce o non le capisce. Se una persona non ha capito determinate cose, evidentemente spiegarle è complesso. Ma facciamo un altro esempio di buon senso applicato però questa volta alla sfera sociale. Supponiamo che io conosca un ragazzo, abbia appena conosciuto un ragazzo che si chiama Marco. Parlo con questo Marco e scopriamo che entrambi conosciamo la stessa persona, una certa Laura. Quindi poi lui mi chiede cosa ne penso, io magari così dico: ma secondo me è un po' una cretina. E poi dopodiché, vabbè, io e questo Marco ci salutiamo. Dopo un po', magari dopo un'ora, ricevo un messaggio da Laura che mi dice: ma perché vai in giro a dire che sono una cretina? E io rimango perplesso, perché cosa è successo fondamentalmente? Io, parlando con questo Marco, gli ho detto: ma secondo me è un po' una cretina. E questo Marco è andato a dire a Laura quello che gli ho riferito, cioè Marco è andato da Laura a dire: ha detto Luca che secondo lui sei una cretina.
Ora, da un punto di vista sociale, quello che ha fatto Marco era un'assurdità, perché non c'era nessun motivo per cui lui dovesse andare da questa Laura a dirle che io ho detto è una cretina. Lo sapete meglio di me che capita che magari parlando con una persona ci lasciamo scappare dei commenti, ma poi il buon senso ci dice che non dobbiamo andare a riferire alla persona interessata, cioè una persona stupida va a dire tutto quello che viene detto. Quindi questo Marco non ha avuto abbastanza buon senso in questo caso. Il buon senso avrebbe suggerito a Marco di non andare a riferire a Laura quello che ho detto di lei. Poi magari se parlo con Marco lui mi dice ma tu non mi hai detto di non dirle niente. E io posso rispondere, ho capito che non te l'ho detto, ma bastava il buon senso, cioè non è che ti devo dire tutte le cose, è ovvio che non devi andare a dire queste cose a Laura, cioè, quindi capite che il buon senso è molto importante nella vita, cioè, perché d'altra parte uno non è che ci può spiegare tutto, certe cose dobbiamo capirle da soli. In questo esempio che ho fatto, tutti quanti sappiamo che non è che bisogna andare a riferire proprio tutto quello che ci dice una persona, certe cose vengono dette tra due persone, non vanno riferite alla terza persona. Ecco, spero che sia tutto chiaro e vi saluto.